Salve ragazzi, oggi ci occuperemo di questo nuovo prodotto della Bandai dedicato al mondo di Senseiya, il Meat Cloth X Leo no Hyolia, ma nella versione tratta dalla nuova serie anime Soul of Gold. Questo prodotto è stato presentato per la prima volta all'evento Tamashii Nation 2014, dal 31 ottobre al 2 novembre, che è stato svolto come di consueto all'UDX di Akihabara a Tokyo. È stato rilasciato il 27 giugno al prezzo di 10.000 yen. Come potrete vedere, il box è veramente molto bello in questa sua veste traslucida. La grandezza del box è molto simile a quella di Toro X. Questo è il box bonus relativo all'option part per riprodurre il colpo del Lightning Plasma. Questo bonus box non sarà presente nella ristampa che uscirà a dicembre 2015. All'interno della scatola, come vedremo in seguito, potremo trovare anche il dispenser o raccoglitore per inserire le schede di tutti e 12 Gold Saint in versione Gold Cloth. Ecco cosa è contenuto nella scatola del Meat. Nel primo blister troviamo, oltre al corpo principale di Hyolia, anche alcuni pezzi della cloth, gli spallacci, i copri avambraccio, i copri bicipite, i copri coscia, le ginocchiere, gli schinieri e il copri addome. Tutti i pezzi della cloth sono in metallo, tranne il copri addome. Nel secondo blister troviamo, oltre al corpo principale del totem, anche il gonnellino, la pettorina con il pettorale e il pettorale sostitutivo più piccolo per permettere a Hyolia di chiudere più le braccia, quindi per effettuare il Lightning Plasma, e segnaliamo che sono in metallo sia il gonnellino sia la pettorina, sia pettorina e pettorale, sono tutti pezzi in metallo, il diadema in plastica, la capigliatura alternativa da mettere su Hyolia per porre il diadema e 4 visi opzionali. Nel terzo blister troveremo 5 paia di mani opzionali, solamente 2 coperture per le mani e le ali della God Cloth che sono in plastica, tranne l'aggancio che si attacca sulla schiena che è in metallo. Troviamo anche il coprischiena da mettere sulla schiena quando non si vogliono porre le ali.
Ecco il contenuto del bonus box. Ecco la novità introdotta da Bandai con questa nuova linea Saint Seiya Soul of Gold. A destra troviamo il raccoglitore che è contenuto nel bonus box e a sinistra troviamo la scheda del personaggio, in questo caso di Leo no Iolia. Ricordiamo che ogni Gold Saint di questa nuova linea avrà all'interno, allegato al libretto delle istruzioni, una scheda del personaggio. Naturalmente ognuna di queste schede può essere inserita nel raccoglitore per il mezzo di anelli a scatto. Questa è la prima operazione: allargare gli anelli e inserire la scheda. E questo il risultato finale. Ecco il bellissimo totem dell'armatura divina del leone. Andiamo a vedere dove vanno montati i pezzi. Il diadema si pone sotto questo diadema più grande che forma la chioma del leone. Il gonnellino va a formare, si divide nei 4 pezzi e va a formare il collo del leone. Il cinturone invece andrà posto su un pezzo che sta sotto al collo, e sotto al cinturone andrà posta invece la pettorina con il pettorale, che possiamo intravedere qui. Vediamo qui il pettorale. Mettiamo lateralmente il totem e possiamo vedere sulla schiena e sull'addome si va a dividere la parte che forma il copriaddome nelle due parti e si incastra perfettamente una parte sulla schiena e l'altra sull'addome. Vediamo qui dietro gli spallacci 1 e 2. Sopra la schiena si metteranno le ali, quindi la copertura della schiena con attaccate le ali divine, e le code delle ali andranno a staccarsi e a mettersi invece dietro per formare la coda del leone. Per tutto ciò che riguarda le zampe anteriori troviamo il copribicipite, qui la ginocchiera e lo schiniero. Sulle zampe posteriori invece possiamo trovare il copricoscia e il copri avambraccio. Saint Seiya Soul of Gold è una serie original net anime, ossia concepita per essere inizialmente diffusa come streaming video in internet e web tv. Spin-off della serie animata classica degli anni 80 del maestro Masami Kurumada, prodotta da Toei Animation e trasmessa in simulcast mondiale dall'11 aprile 2015. È la seconda serie animata a non avere origine da un manga, la prima fu Sensei Omega. La serie è parte dei progetti volti a commemorare i 40 anni della carriera di Kurumada. Saint Seiya Soul of Gold, tuttora in corso, si colloca come spin-off della serie classica, in contemporanea alla battaglia dei Cavalieri di Bronzo contro Ade nei Campi Elisi, a seguito della distruzione del Muro del Lamento da parte dei 12 Cavalieri d'Oro. Le vicende narrate si svolgono ad Asgard, il regno del dio Odino,
che ricordiamo come filler nella serie televisiva come riempitivo dell'arco narrativo tra gli eventi della battaglia delle 12 case e la saga di Nettuno. Ecco, sulla sinistra possiamo vedere Aiolia Sog e sulla destra Aiolia X. Vedete la differenza in altezza è data dallo spessore dei tacchi maggiore in Leo Sog. Altre differenze le possiamo notare negli snodi di nuova generazione del Leo Sog rispetto al Leo X. Andiamo ora a vedere le differenze che ci sono tra i volti del Leo X e i volti del Leo X Soul of Gold. Sotto possiamo vedere quelli del Leo X, sopra quelli del Leo X Soul of Gold. Le uniche differenze rilevanti sono il colore degli occhi, che in quello del Leo X sono di un verde più chiaro rispetto a quello del nuovo Leo X Soul of Gold, e il quinto viso, che nel precedente Leo X era quello del Leo posseduto da Shinsaga, e invece nel nuovo Leo X Soul of Gold troviamo lo stesso ghigno ma con gli occhi chiusi. Ed ecco il nostro Aiolia con indosso la God Cloth del leone. Saint Seiya Soul of Gold vede i 12 Gold Saints tornare in vita, apparentemente per volontà del dio Odino, al fine di aiutare la giovane Lifia a combattere contro il nuovo celebrante di Odino, Andreas Lise, salito al potere dopo che la precedente sacerdotessa Hilda è rimasta vittima di uno strano malore. Andreas si avvale della collaborazione dei 7 nuovi cavalieri di Asgard, God Warriors, i quali hanno riportato in vita l'albero proibito Yggdrasil contro il volere del loro dio protettore. Per distruggere l'albero e quindi mandare in rovina il malvagio piano di Andreas, i Cavalieri d'Oro dovranno distruggere le 7 statue, poste all'interno dei saloni difesi ognuno da un God Warrior. Aiolia è il primo Gold Saint a risvegliare i poteri divini della propria Cloth, affrontando, nel primo episodio della serie, il God Warrior di Asgard, Frodi di Gullimbrusti, trasformando temporaneamente la sua sacra armatura d'oro in armatura divina. Solo successivamente si scoprirà che per evocare l'armatura divina i Gold Saints, oltre ad espandere al massimo il loro cosmo, necessitano della presenza di qualcosa legato ad Atena, come il pugnale usato da Saurikido per togliersi la vita e scendere negli inferi, o come il ciondolo di Micene, che egli donò alla piccola Isabel e che da questa fu restituito al cavaliere di Leo dopo la battaglia al Grande Tempio, o ancora come le armature dei Cavalieri d'Oro caduti durante le battaglie al Grande Tempio e contro Poseidone, sulle quali Atena versò le proprie lacrime. Questa trasformazione però dura solo pochi minuti. Qui possiamo vedere la comparazione tra Leo no Aiolia Soul of Gold e Leo no Aiolia entrambi in versione X. Da una prima osservazione della God Cloth è evidente la rivisitazione della Cloth del leone, che tra l'altro sembra ricordare a grandi linee quella vista nel film computer grafica Legend of Sanctuary. Le maggiori differenze si notano, oltre che nello scalp della Cloth, anche nella colorazione e nella piccola differenza di altezza. Ricordiamo infatti per il maggior spessore dei tacchi di Leo Sog. Segnaliamo poi, rispetto al Leo X, delle migliorie sia estetiche che funzionali. La Cloth divina, infatti, risulta sicuramente essere più armonica nel complesso ed in più le cerniere della pettorina non sono in bella vista nella parte frontale ed il pettorale, finalmente in metallo, ha degli agganci a scatto migliorati di gran lunga. Forse il diadema leggermente troppo coprente.
Contrariamente a quanto si vede nell'anime, almeno fino ad ora, in questa nuova versione Midcloth X le ali possono essere tolte e al loro posto può essere posta la copertura per la schiena, così da poterlo esporre anche in questa modalità. Una particolarità molto gradita è la compatibilità del mantello dell'Eo X, anche OCE, con questa nuova versione. Si incastra perfettamente. Una volta montata l'option part che riproduce il Lightning Plasma, basta trovare la posa più adatta e il risultato è veramente notevole. Come anche notevole la stabilità del nostro Leo Sog, nonostante la posa dinamica e le ali dietro la schiena. In concomitanza poi all'uscita di Leo no Iolia X Soul of Gold, sono stati lanciati sul mercato anche i Gold Stage Set. Ne vediamo proprio uno sotto i piedi del nostro Iolia. Come potete vedere, la basetta del Lightning Plasma e il Gold Stage si incastrano a pennello. All'interno della scatola che vedete alla vostra destra sono contenuti 3 God Stage, le piastrine dei 12 segni zodiacali e 2 tipi di braccetti con relativi morsetti. Qui sono i braccetti e i morsetti da applicare, quelli più grandi e quelli più piccoli. Il tipo più lungo del braccetto serve per la vita ed un altro più corto e meno invasivo per le gambe. Apprezzabile il bonus box per riprodurre il colpo del Lightning Plasma. Peccato non ci siano altri bonus pack annunciati per le prossime uscite. Armatura piena di metallo, finalmente anche la pettorina in metallo con agganci migliorati. Ottima colorazione della cloth, belle le rifiniture, sculpt rivisitato per pettorina e gonnellino volta a ridurre il più possibile il tipico vitino ad ape degli ex. Ottima stabilità e ricordiamoci che siamo sempre in presenza di un Gold Saint. Prezzo troppo elevato rispetto ai precedenti Gold Saints in versione X. Personaggio riferibile ad una serie spin-off con animazioni di dubbio gusto. Per fortuna nella versione Blu-ray le animazioni saranno più curate. Ali dalla verniciatura molto delicata con possibile presenza di imperfezioni. Diadema leggermente troppo coprente. Anche se frutto di una pura trovata promozionale, che ad oggi pare rivelarsi pienamente efficace, questo Leo Soul of Gold è veramente ben fatto e calibrato nella stabilità, nonostante la presenza di ali e code. Lanciando lo sguardo verso le prossime uscite Soul of Gold risulta però alquanto ingiusto attrarre il pubblico con un bonus pack per poi non riproporlo per gli altri Gold Saints. Se farete il passo di acquistarlo, comunque, avrete firmato la vostra condanna a morte. Li vorrete collezionare tutti. Voto finale 8. Siamo arrivati alla fine anche di questa video recensione. Come al solito vi invito a seguirci sulla nostra nuova pagina Facebook www.facebook.com/passionforfun. Per ora grazie di continuare a seguirci e alla prossima!